E lì di fronte noi abbiamo la fine della serra morenica di Ivrea di origine glaciale, che in epoca proprio glaciale costituiva il ghiacciaio che scendeva giù dalla Valle d'Aosta. E di fronte qui abbiamo le Alpi Biellesi e il Monte Rosa, che purtroppo questa mattina non si vedono perché la situazione è un po' perturbata. E questo caratterizza molto il territorio in cui è ubicata la nostra azienda. Il clima risente molto della vicinanza alle montagne, quindi soprattutto in questo periodo che il riso è prossimo alla maturazione, le correnti d'aria che arrivano dalle montagne creano una maggiore escursione termica e quindi fanno maturare leggermente più in fretta rispetto alla norma il chicco di riso, che rimane un po' più compatto. La caratteristica poi di questo territorio è quello anche per la natura dei suoli, che sono molto argillosi e ricchi di ferro, danno al riso una grande tenuta alla cottura e un'ottima sapidità, un ottimo sapore. Qui vicino di fronte abbiamo una risaia molto particolare che praticamente è stata sommersa dallo scorso inverno e dalla coltivazione dell'annata precedente, in cui abbiamo seminato riso senza fare nessuna lavorazione, e in cui abbiamo seminato una varietà molto cara a noi che è di origine orientale e che deriva direttamente dal basmati, quindi una varietà profumata che noi chiamiamo Armonia. Qui abbiamo una varietà di riso che si chiama Selenio, che è un riso che va molto bene per la cucina giapponese, per il sushi e per varie preparazioni italiane. È un riso a grana tonda, piccolina. E la particolarità delle risaie della nostra zona, come si può vedere, sono piccole e su vari livelli, che ci aiutano anche a vedere un po' com'è la forma della risaia, che è praticamente uno spazio agricolo delimitato da 4 argini che servono di fatto per contenere l'acqua nei periodi in cui la risaia è completamente sommersa. Oggi tendenzialmente si cerca di fare risaie più grandi possibili, perché comunque con le tecnologie per tenerle livellate a controllo laser si riesce comunque a tenere ben livellata anche una risaia grande. Invece in passato era molto più difficile e quindi le risaie tendenzialmente si facevano più piccole. Vicino vediamo questi canali che sono molto importanti perché servono per portare l'acqua nelle varie risaie anche a grandi distanze. Ci troviamo nel nostro magazzino dove abbiamo tutte le nostre varietà di riso. Qui vediamo sono bancalizzate, già confezionate sotto vuoto e pronte per essere confezionate, scatolate e commercializzate. Qui siamo nel nostro impianto di lavorazione, in questo, dove abbiamo diversi macchinari dove il riso compie un numero notevole di passaggi, tutti passaggi indispensabili per fare un prodotto di alta qualità. Alcuni passaggi sono di lavorazione e altri sono di selezione. Qui partiamo dalla sbramatura, dove il passaggio del riso attraverso 2 rulli in gomma permette di fare lo sgranamento, praticamente viene sgusciato il chicco e quindi ci troviamo da una parte l'olla e il riso integrale. Successivamente il riso attraverso un elevatore viene portato alla ventilatrice, che è una macchina che separa, grazie all'azione del vento, il chicco di riso integrale dal suo guscio, la lolla. Dalla ventilatrice il riso scende nel paddy, che è una tavola gravimetrica che oscilla e permette di far tornare indietro nel processo produttivo il riso che non è stato totalmente sgusciato.
perché comunque durante la prima sbramatura qualche chicco di riso rimane ancora col guscio ed è importante non farlo andare avanti nella lavorazione perché ci crea problemi. Viene rimandato indietro e passato in un altro sbramino che lavora in un modo diverso con un disco di smeriglio e che ci permette quindi di sgusciare completamente tutti i chicchi di riso. Dopo il paddy il riso fa un passaggio di selezione attraverso quei 2 cilindri grandi che sono cilindri calibratori che in base al calibro ci permettono di scartare i chicchi di riso che sono rimasti più piccoli perché generalmente meno maturi. Infatti lo scarto si chiama grana verde perché molti di questi chicchi si vedono proprio verdi perché sono immaturi e quindi meno spessi, quindi più piccoli. In quella fase lì si determina molto anche la qualità del riso perché scartando bene si riesce a mantenere un prodotto di alta qualità. Poi scendiamo in una spietratrice che ha la funzione di escludere totalmente l'eventuale presenza di possibili impurità come tipo pietra. È una macchina che dispone anche di una grande aspirazione d'aria, si vede che ha un tubo grande che sale nella sua sommità, perché praticamente il riso viene sospeso quasi in questa fase oscillatoria della macchina, di modo che per differenza di peso un'eventuale pietrolina viene mandata avanti e il riso viene fatto cadere. Poi andiamo nella fase, se vogliamo fare i risi integrali, da quella zona lì andiamo direttamente nella fase di selezione dove andremo a togliere le rotture e i vari difetti. Se invece facciamo i risi bianchi, passiamo attraverso quei macchinari. Noi abbiamo una prima sbiancatrice di origine orientale che utilizziamo esclusivamente per i risi profumati, che hanno bisogno di una lavorazione un po' più aggressiva. Per i risi tradizionali da risotto italiani usiamo invece queste 4 sbiancatrici tipo Hamburgo, sono macchine estremamente storiche e queste risalgono ai primi anni 50, proprio nel primo dopoguerra, costruite dalla storica fabbrica Minghetti di Vercelli e hanno un tronco di cono rovesciato di smeriglio che permette di fare una lavorazione molto dolce al chicco di riso, una sbiancatura meccanica molto dolce e resa ancora più dolce dai 4 passaggi che in sequenza ci permettono di fare una lavorazione molto delicata che rispetta molto la pancia del chicco di riso e questo è una caratteristica molto importante per i risi di tipologia italiana, i risi da risotto. Successivamente alla fase di sbiancatura noi andiamo in una fase di selezione in cui in vari passaggi tendiamo a togliere tutte le rotture dal chicco di riso. Ci sono rotture più piccole, rotture più grandi, comunque in vari passaggi le togliamo. Poi facciamo un altro passaggio di calibrazione in cui si tolgono i risetti, proprio altri chicchi di riso più piccoli. E poi facciamo un passaggio nella selezionatrice ottica che tende a separare i chicchi per colore, quindi tende a togliere quei chicchi che rimangono magari macchiati, che sono più brutti e quindi che vanno comunque a non garantire di avere un prodotto uniforme e con un'immagine soddisfacente. Molto utile ad esempio quando si fanno i risi colorati neri e rossi perché invertendo il processo ti permette di scartare i chicchi più chiari che eventualmente sono rimasti in mezzo, perché solitamente rimane qualche chicco di riso bianco in mezzo, con questo modo qua si separano. Poi facciamo l'ultima fase di pulitura grazie a questo trabatto, che è un semplice pulitore che dà una ulteriore aspirazione e quindi il prodotto poi è pronto per essere confezionato. Di là poi abbiamo la macchina per fare sottovuoto e l'atmosfera modificata.
io sono Fabio Torricelli, un'azienda storica della Valtaleggio e siamo qui al CIS per presentare i nostri formaggi e accogliere tutti i visitatori che vogliono gustare le nostre prelibatezze. Possiamo partire con qualche degustazione. Questo è un taleggio DOP, pasta cruda, stagionato da noi, circa 60 giorni. Si caratterizza per una particolarità, cioè che è friabile nel centro e cremoso nel sottocrosta. Con l'andare della stagionatura aumenta la parte cremosa e si riduce la parte friabile. Ha una maturazione naturale, a differenza del taleggio classico, noi lo lasciamo maturare naturalmente, lasciamo sviluppare le muffe che abbiamo nelle nostre celle e solo a fine stagionatura gli diamo una lieve spazzolata e lo presentiamo così. Questo taleggio conserva tutto il gusto e gli aromi del taleggio. Abbiamo Roberto della Mariangela Brunotto, uno dei nostri fornitori. Abbiamo una selezione, come vedete, di cottoli, soffiezze, marmellate, gelli e cose varie. Noi chiamo Roberto, il quale controllerà l'azienda e i suoi determinati prodotti. E a te la parola, Roberto, spiegaci un po' la dinamica di questa azienda. Ciao, io sono Roberto dell'azienda agricola Brunotto. Noi siamo un'azienda agricola dal 1863 che produciamo i nostri prodotti. Poi cerchiamo di trasformarli senza rovinare la materia prima, nel miglior modo possibile. Abbiamo Giuseppe Castagna, uno dei nostri fornitori del nord Italia, del Tutta Italia, nonché il nostro produttore. Oggi qui alla CIS di Bra, con la nostra selezione di formaggi, descrive un po' la tua azienda, Innanzitutto devo dire che dalla prima edizione che veniamo, questa è per noi la prima edizione all'interno degli affinatori, quindi siamo molto orgogliosi di essere stati inseriti in questa zona del CIS di Bra, che rimane comunque una fiera più importante penso al mondo delle formaggi. Poi grazie a voi che siete qua, siete venuti a trovarci e speriamo di potervi far assaggiare qualcosa di buono. Grazie mille, sicuramente passeremo a tavolo dove faremo una selezione di formaggi. Grazie a voi. Ci berremo qualcosa di buono. Allora ragazzi, cominciamo la degustazione. Qui avete una delle eccellenze del Piemonte, che è la nostra rocciola di Roccaverane. Abbiamo una stagionatura da circa 10 giorni a latte crudo di capra di questi piccolissimi allevamenti che poi noi ci occupiamo della raccolta. Poi il secondo formaggio che vi presento è la nostra rocciola in prelato, che fatta sempre nella stessa zona, alla Carola, capra e pecora, di 15 giorni. Poi il nostro castello di Roi, un interessantissimo formaggio di capra a latte crudo. Qua siamo le pellicce del Monte Rosa,
Buongiorno, hello everybody, my name is Davide De Giovanni. I'm the head chef here of Union Street Cafe, and today with my friend Lele I'm gonna show you how I'm using the Betterman. If you don't come forward, Betterman, which is a fantastic cheese that I really recommend during the winter season, okay? This cheese comes from Piedmont, where I come from, and is semi-mature cow cheese. It's between Piedmont and Switzerland. These are the ingredients that we're gonna use today to do and prepare our fantastic risotto. So you're gonna have some carnaroli rice, obviously the Betterman, which is the main ingredient, some Italian butter, some winter black truffle, some tarragon, some parsley to give a little bit of color, and we finish it off with an extra virgin olive oil. Okay, so if you want to follow me, we're gonna start the rice. Okay, so we start the rice with a little bit of butter. Okay, we toast the rice. So we bring it up to temperature for about 3 or 4 minutes with a touch of salt. Okay, and we start with 1 leaf of parsley and 1 leaf of tarragon, just to give these intense herby flavors. Okay. Now I like my rice without white wine. Okay, we're gonna finish later on with some white wine. It's gonna be a little bit of acidity to the rice. So we use vegetable stock. Okay. And we cover the rice, as you can see. We cover the rice with the vegetable stock. We add a little bit of salt, okay, and then we leave it to simmer for about 10-11 minutes. Okay, guys, after 10 minutes of cooking, the risotto is now ready to be finished. Okay, you see, nice and creamy. Okay, now, as I told you, we're gonna finish it off with a little bit of Betterman, okay, some freshly picked and chopped herbs, okay. As I told you before, we're gonna finish with a touch of white wine to give a little bit of acidity, extra virgin olive oil, and just a tiny bit of butter, okay? Because already we got our Betterman. I'm gonna put a little bit more, okay? You see how the Betterman start to melt, start to create this cream. This is what we want in a risotto, okay? Look at that. Look how beautiful is it. Let's see how it is. Now our risotto is ready to be served. E voilà! Fermo.